Ormai sono 30 anni da quando ho fondato 21 Invest e il tempo mi sembra volato. Oggi mi vedete così, ma al tempo ero un ragazzo di 26 anni con un'idea in testa. E ricordo che una frase che sentivo spesso era «sei troppo giovane». Tutti riconoscevano che avevo ottime idee, un buon background accademico e tanta voglia di fare, ma per molti ero appunto troppo giovane per fare impresa. Ovviamente ragazzi è chiaro che è una cosa che non ha senso, ma ancora oggi la storia si ripete. Vedo molti giovani con idee brillanti che devono superare gli stessi ostacoli. Per questo ho pensato di parlarne con voi, ma non tanto per darvi una soluzione. Ognuno deve trovare la sua, ma per farvi capire che non siete soli, che sono ostacoli che tutti i giovani hanno dovuto affrontare, chi più e chi meno. È inevitabile, entrare nel mondo dell'imprenditoria quando si ha meno di 30 anni può essere un problema. Si hanno nuove idee e voglia di fare, ma spesso ci si scontra con persone poco inclini ad accettare gente più giovane. Questo perché si dà estremo valore all'esperienza. Purtroppo essere giudicati troppo piccoli per questo mestiere è all'ordine del giorno. Ne ho parlato con Marcello Ascani poco tempo fa durante un evento che abbiamo fatto assieme. Trovate il link in descrizione. Lui ha 24 anni e dopo essere diventato uno youtuber di successo ha deciso di fondare la sua azienda Flatmates, un'agenzia di influencer marketing. Marcello mi ha raccontato che nonostante siano anni che lavora nel mondo del digitale, tanti lo vedono come un ragazzino piuttosto che un imprenditore. Devo dire che mi sono rivisto nelle sue parole. Ai tempi dei miei primi passi nel mondo dell'imprenditoria venivo da Harvard e avevo alle spalle una famiglia rinomata. Ma questo non mi ha assicurato automaticamente la fiducia degli altri. Anzi, in molti pensavano che io fossi il solito figlio di papà, arrivato dov'era grazie solo al proprio cognome. Credetemi, è un tipo di pregiudizio che è molto difficile staccarsi di dosso e la soluzione è una sola. Il mio consiglio in questo caso è semplice: lavorare duramente. Quando ho fatto il mio stage a Goldman Sachs ero il primo ad arrivare e l'ultimo ad andarsene. Se tu lavori più degli altri e meglio degli altri, presto otterrai dei risultati. E questi saranno la tua arma per dimostrare a chiunque che per quanto tu sia giovane vali come gli altri, o forse anche di più. Ricordate, i risultati distruggono tutti i pregiudizi. Per concludere voglio raccontarvi di una storia che ho sentito durante un viaggio in Perù con i miei figli. È la storia di Pachacuti, un sovrano inca vissuto attorno al 1400. Lui era il figlio minore del re e per legge non avrebbe mai dovuto salire sul trono. Ma grazie alle sue idee, le sue virtù e la sua forza, non solo ha preso il posto di suo padre, ma è riuscito a fare una cosa impensabile per chiunque: unificare tutti i regni in un unico impero. Ora, non sto paragonando me o Marcello a un imperatore inca. Ho pensato di raccontarvi questa storia per farvi capire che il problema del troppo giovane esiste dall'alba dei tempi. E sono sicuro che se nel 1400 non ha fermato un giovane sudamericano dal diventare imperatore, non fermerà neanche voi.